Sai che Roma è famosa anche per le sue tante belle fontane? Infatti non c'è solo la fontana di Trevi che conosciamo tutti. Non le conosci? Nessun problema, perché se vedi questo video fino alla fine conoscerai le 8 fontane storiche da non perdere a Roma, con info e curiosità. Ciao amici, ci troviamo a Roma, come potete ben capire dalla famosissima fontana di Trevi. È costruita nel 1731 se non sbaglio. Questo è il Palazzo Poli, quindi hanno pensato di costruire questa fontana come tema in pratica è quello del mare, no? Dell'oceano. Infatti abbiamo quella statua, quella là del mezzo, che rappresenta l'oceano, con due figure poi allegoriche a destra e a sinistra, uno alla salubrità e l'altro ora non me lo sto ricordando, e sotto giustamente alla statua dell'oceano ci sono i cavalli che escono dall'acqua. E poi questa scogliera, no? Con questi scogli, come se fosse appunto una costa del mare. È alta addirittura 26 metri se ricordo bene. E ora niente, ci diamo tutta un'occhiata anche più da vicino per quello che è possibile. Anzi, oggi diciamo sì, c'è un po' di confusione, ma neppure tanto, ecco. Niente, ora ci avviciniamo e vediamo da tutti i lati. Vediamo di dove si scende. Di qua. No, no, no. Guarda che bello. Guarda che bello. Siamo sempre qua dove c'è la fontana di Trevi. Allora, vediamo un po' dall'alto. E visto che comunque a Roma ci sono davvero tantissime fontane molto belle, artistiche, vale la pena fare proprio una serie di una visita, insomma, almeno alle fontane più interessanti, e due ce ne sono proprio qua vicino alla fontana di Trevi. Quindi ora un attimo facciamo una camminatina e ci andiamo. Andiamo l'ultima volta qua alla fontana di Trevi. Bene, ci incamminiamo. E anzi bisogna dire che il caldo c'è fino a un certo punto, ecco, si può stare, insomma, tollerabile. C'è la fermata là c'è il Quirinale. Siamo qua. Quindi siamo quasi arrivati a Piazza Barberini, dove troviamo Fontana del Tritone, di cui è il nome di questa strada, e poi Fontana delle Api.
Eccoci qua, Fontana del Tritone. Piazza Bernini. Eccolo qua. Scolpita in travertino, creata dall'artista Bernini e commissionata da Papa Urbano VIII Barberini. Che bella, infatti si vede che c'è lo stemma papale là e là. E visto che è vicino andiamo a vedere la fontana delle api che è qua vicino. In pratica, se non sbaglio, quella là è, se non sbaglio è quella lì dove ci sono quelle persone che aspettano. Piazza Barberini. Qua in pratica c'era il palazzo, il palazzo di questo Papa Urbano VIII. Gli ha detto a Bernini fammi una fontana, gliel'ha fatta. Ora non so in effetti quale sia il palazzo, forse quello là, mi sembra abbastanza bello. Può essere quello o quello davanti. Vediamo dove ci possiamo andare. Qua ancora è rosso. Quindi ed ecco qua la fontana delle api. In effetti questa non è la fontana originale, è una copia, non è quella di secoli fa, anche questa costruita per il Papa Urbano VIII. In pratica il simbolo della famiglia Barberini erano le api e quindi ci sono api qua tutto dei Barberini. E c'è questa bella fontana, insomma carina, nulla di spettacolare. Questo sarebbe tipo l'alveare, no? Dove c'è miele che cola eccetera. Quindi proprio qua di fianco a Piazza Barberini. Bene, in pratica qua da Piazza Barberini guardate qua a destra, si vede qua a destra verso le quattro fontane, tipo come i quattro canti, no? Con delle fontane. Vediamo come sono. Qua ovviamente c'è Palazzo Barberini, di cui il Papa che abbiamo visto prima per le fontane. Questa è una famosa famiglia nobile di Roma. Eccolo qua, una sorta di quattro canti e per ogni canto c'è una fontana. Eccola qua. Guarda che belle fontane. E ora vediamo anche le altre. Quindi questa è la fontana che rappresenta, ma non so se comunque una è Tiana e una è Giunone, non so quale sia quella corretta, anche perché non c'è scritto. Mentre queste qua che sono qui sono i fiumi, il Tevere e l'Arno. Anche qua in effetti non c'è scritto, no, non c'è scritto, uno è Tevere e uno è l'Arno, sono simili. Qua c'è un albero, qua ce n'è un altro. Belle fontane.
Qua addirittura questa qui attaccata nella parete della chiesa. Bene, quindi Piazza Navona, questa è la bellissima fontana di Nettuno. Ah, c'è Nettuno con questi putti, i cavalli dei marini che escono dall'acqua, con le sirene. Guardate che bello. E questa è la fontana che in pratica c'è nel lato alto della piazza. Questo è il lato alto con la chiesa, là c'è l'obelisco con la statua dei fiumi, e poi là c'è l'altra fontana dall'altro lato. Qua c'è la fontana con l'obelisco egiziano. Guarda che bello. La fontana con i principali fiumi del mondo conosciuti nell'antichità. Quindi Danubio, Rio Plata, il Nilo e il Gange. Guarda che bello. Tutto attorno. Guardate che bello, con questa, tipo con questa grotta da cui esce questo cavallo anche dall'altro lato. Guardate che bello. Quindi qua siamo nella prima fontana, diciamo nella base di Piazza Navona, fontana del Tritone, con delfini e personaggi marini, come per esempio vedete questo qua che è mezzo corpo umano e mezzo di pesce. Anche qua ci sono i pesci qua, e poi là abbiamo appunto la statua dei fiumi con l'obelisco, la fontana dall'altro lato che abbiamo visto. E qua tutta la bellezza della piazza. Bene, ci troviamo qua a Piazza di Spagna con la barcaccia che in pratica ha la forma di quelle barche che venivano utilizzate per il trasporto di merce da Ostia, quindi dal mare fino a qua alla città. E qua abbiamo Trinità dei Monti con la scalinata famosissima e un altro obelisco egiziano.